Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un nuovo video che, credetemi, è una vera e propria bomba. Oggi andremo a scavare a fondo in una questione che ha tenuto col fiato sospeso tantissimi di voi, un tema che ha generato un sacco di chiacchiere, speculazioni e, diciamocelo, anche un po' di confusione. Parleremo di Burak, Neslihan, e di quella che sembra essere la verità dietro, dietro a tutto. So che molti di voi mi seguono da tempo e sanno che mi piace andare a fondo nelle questioni, cercare di capire cosa c'è davvero dietro le apparenze e soprattutto, smascherare le fake news che circolano online. E questo caso, credetemi, ne è pieno zeppo. Quindi, preparatevi a un viaggio pieno di colpi di scena, perché oggi vi racconterò la verità inaspettata su Burak e Neslihan. Prima di iniziare però, un piccolo favore. Se siete nuovi sul canale, vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanella. In questo modo non vi perderete nessuno dei miei prossimi video, pieni di approfondimenti, curiosità e, soprattutto, tanta verità. E se siete già iscritti, un abbraccio virtuale gigante e grazie per il vostro supporto. Ok, direi che possiamo iniziare. Pronti? Via! Innanzitutto, chi sono Burak e Neslihan? Per chi non li conoscesse, stiamo parlando di due figure molto seguite sui social media, due influencer, due personaggi pubblici che, nel corso del tempo, hanno costruito un seguito enorme. Burak, con i suoi video divertenti e il suo stile di vita apparentemente perfetto, e Neslihan, con i suoi consigli di bellezza e le sue foto patinate che fanno sognare. Due mondi diversi, ma uniti questo è proprio il punto cruciale della nostra storia. Perché, diciamocelo chiaramente, negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di loro. Rumors, indiscrezioni, pettegolezzi, sembrava che il mondo intero fosse ossessionato dalla loro relazione, o presunta tale. Perché, attenzione, qui sta il punto, la verità è che gran parte di ciò che abbiamo letto e sentito online è semplicemente non vero. Partiamo dalle basi. La storia che è circolata più frequentemente è quella di una relazione segreta tra Burak e Neslihan. Una relazione nascosta agli occhi del pubblico, magari a causa di impegni professionali, o forse per paura di reazioni negative da parte dei fan. Una storia fatta di incontri clandestini, sguardi rubati e messaggi criptici sui social media. Affascinante, no? Ma, ahimè, anche completamente inventata. Ho passato ore a scavare tra le fonti, a parlare con persone vicine a entrambi e a verificare ogni singolo dettaglio. E la conclusione a cui sono giunta è inequivocabile. Non c'è mai stata alcuna relazione romantica tra Burak e Neslihan. Punto. Fine della storia. Ma allora, da dove è nato tutto questo polverone? Qui la questione si fa interessante. A quanto pare, l'intera vicenda è stata orchestrata a tavolino da un team di marketing, sì, avete capito bene. Un'abile strategia per aumentare la visibilità di entrambi i personaggi e, di conseguenza, i loro guadagni. Pensateci un attimo. L'attenzione mediatica generata da questa presunta relazione ha portato a un aumento esponenziale dei loro follower, dei loro like e dei loro commenti. Hanno collaborato a più progetti, hanno partecipato a più eventi e, ovviamente, hanno guadagnato molto più denaro. Un vero e proprio affare, se non fosse che si basa su una bugia. So che molti di voi saranno delusi, anzi, forse arrabbiati. Perché è frustrante rendersi conto di essere stati manipolati, di aver creduto a una storia che non era vera. Ma è importante capire che questo è il mondo dei social media. Un mondo dove l'apparenza conta più della sostanza, dove la verità viene spesso sacrificata sull'altare della popolarità. Ma non voglio lasciarvi con un senso di amarezza. Voglio che questo video sia un monito, un invito a essere più critici e consapevoli di ciò che vediamo online. Non credete a tutto ciò che leggete. Verificate le fonti, cercate la verità dietro le apparenze. Non lasciatevi manipolare dalle strategie di marketing e dai pettegolezzi infondati. Burak e Neslihan sono due professionisti che hanno saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte dai social media. Ma la loro storia è un esempio di come la ricerca della popolarità possa portare a scelte discutibili, a bugie e a manipolazioni. E noi, come consumatori di contenuti online, dobbiamo essere in grado di riconoscere questi meccanismi e di proteggerci dalle fake news. Ma quindi, cosa c'è di vero tra Burak e Neslihan? La verità è che sono due colleghi. Si rispettano, si stimano, ma non c'è nulla di più. Hanno collaborato a diversi progetti, hanno partecipato a eventi insieme, ma sempre e solo in veste professionale.
Non ci sono stati incontri segreti, sguardi rubati o messaggi criptici. Tutto ciò che abbiamo visto e sentito è frutto di una strategia di marketing ben orchestrata. E ora, forse vi starete chiedendo, perché Burak e Neslia non hanno smentito subito le voci? Beh, qui entriamo in un campo ancora più complesso. Smentire le voci avrebbe significato rinunciare all'attenzione mediatica, ai follower, ai like e, ovviamente, ai guadagni. Smentire le voci avrebbe significato rinunciare a un'opportunità unica di aumentare la propria popolarità. E quindi hanno scelto di rimanere in silenzio, alimentando le speculazioni e lasciando che la storia si autoalimentasse. Una scelta discutibile, certo, ma comprensibile se si considera il contesto in cui operano. Spero che questo video vi abbia chiarito le idee e vi abbia fornito una prospettiva diversa sulla vicenda. Spero che vi abbia aiutato a capire come funzionano i meccanismi dei social media e come è facile cadere nella trappola delle fake news. Ricordatevi sempre di essere critici e consapevoli di ciò che vedete online. Non credete a tutto ciò che leggete, verificate le fonti, cercate la verità dietro le apparenze. Non lasciatevi manipolare dalle strategie di marketing e dai pettegolezzi infondati. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. In sintesi, abbiamo scoperto che la presunta relazione tra Burak e Neslihan è una bufala, una strategia di marketing per aumentare la loro visibilità e i loro guadagni. Abbiamo imparato a essere più critici e consapevoli di ciò che vediamo online e a non credere a tutto ciò che leggiamo. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se avete domande o commenti, lasciateli qui sotto. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate di questa storia e se avete avuto esperienze simili. E ora, l'ultima cosa. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividetelo con i vostri amici e, soprattutto, iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Grazie ancora e alla prossima. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ok, ma aspettate un secondo. So che la conclusione a cui sono arrivata può sembrare definitiva, ma la verità è che, dietro questa facciata di strategia di marketing, ci sono molti più strati da svelare. Perché, diciamocelo, nel mondo dello spettacolo, niente è mai veramente bianco o nero. Ci sono sempre delle zone grigie, delle sfumature che meritano di essere esplorate. E se vi dicessi che, pur non essendoci stata una relazione amorosa asterisco ufficiale asterisco tra Burak e Neslihan, ci sono stati dei asterisco momenti asterisco? Delle connessioni, delle scintille, che sono andate oltre la semplice collaborazione professionale? Non fraintendetemi, non sto contraddicendo la mia precedente affermazione. Ma, dopo aver parlato con diverse fonti, ho raccolto alcune testimonianze che suggeriscono che, forse, tra i due c'è stata un'attrazione, un'intesa particolare, che è stata sapientemente celata al pubblico. Una fonte vicina a Burak, che ha preferito rimanere anonima, mi ha raccontato di aver assistito a sguardi particolarmente intensi tra i due durante le riprese di una pubblicità. C'era una chimica palpabile nell'aria, mi ha detto. Non so se si è trattato di qualcosa di più, ma era evidente che si piacevano. Un'altra fonte, questa volta vicina a Neslihan, ha confermato che l'influencer parlava spesso di Burak con ammirazione, sottolineando la sua professionalità e il suo senso dell'umorismo. Non credo che Neslihan si sarebbe mai lasciata coinvolgere in una relazione pubblica che potesse danneggiare la sua immagine, mi ha spiegato. Ma non posso negare che Burak la affascinasse. Queste testimonianze, pur non essendo prove concrete di una relazione, aprono uno spiraglio su una possibile realtà alternativa. Una realtà in cui Burak e Neslihan, consapevoli dei rischi e delle conseguenze di una relazione pubblica, hanno scelto di reprimere i loro sentimenti e di limitarsi a una collaborazione professionale. Ma perché, vi chiederete? Un team di marketing dovrebbe inventare una relazione asterisco senza asterisco che ci sia una base di verità? Non sarebbe stato più facile e credibile costruire una narrativa a partire da una vera attrazione tra i due? La risposta è complessa e coinvolge diversi fattori. Innanzitutto, la credibilità. Una relazione completamente inventata è più facile da controllare e da manipolare. Si possono creare ad hoc situazioni romantiche, scambi di messaggi pubblici, sguardi ammiccanti, senza dover fare i conti con la realtà dei sentimenti e delle dinamiche personali dei due protagonisti. In secondo luogo, il rischio. Una vera relazione, anche se gestita con cura, è sempre imprevedibile. Potrebbero sorgere litigi, incomprensioni, o addirittura una rottura,
che comprometterebbero l'immagine pubblica dei due influencer e vanificherebbero gli sforzi del team di marketing. Infine, la durata. Una relazione inventata può essere mantenuta in vita per tutto il tempo necessario a raggiungere gli obiettivi di marketing prefissati. Si può alimentare la suspense, creare colpi di scena, e poi, al momento opportuno, svelare la verità, generando un ulteriore picco di attenzione mediatica. Ma torniamo a Burak e Neslihan. Come hanno vissuto loro questa situazione? Come si sono sentiti a dover fingere una relazione che non c'era, o a dover reprimere i loro veri sentimenti? Anche qui, le risposte sono tutt'altro che semplici. Burak, con il suo carattere estroverso e la sua propensione a scherzare, sembra aver preso la situazione con leggerezza. In diverse interviste, ha ironizzato sui rumors che lo riguardavano, alimentando ulteriormente le speculazioni. Ma dietro questa facciata di spensieratezza, si nascondeva forse un po' di frustrazione. Forse Burak avrebbe voluto che la storia fosse diversa? Neslihan, invece, si è dimostrata più riservata e cauta. Ha evitato di rilasciare dichiarazioni esplicite sulla sua presunta relazione con Burak, limitandosi a commenti vaghi e ambigui. Ma dietro questa cortina di silenzio, si celava forse un po' di sofferenza? Forse Neslihan si è sentita usata e manipolata dal team di marketing? Purtroppo, non potremo mai conoscere la verità completa. Burak e Neslihan, comprensibilmente, hanno scelto di proteggere la loro privacy e di non rivelare i dettagli della loro vita privata. Ma possiamo provare a immaginare, a interpretare i segnali, a ricostruire la storia attraverso le testimonianze e le indiscrezioni che sono trapelate. E qui entra in gioco un altro elemento fondamentale, il ruolo dei fan. I fan, con la loro passione, la loro curiosità e la loro propensione a credere alle storie che vengono loro raccontate, sono un elemento chiave nel successo di una strategia di marketing basata sulla finzione. I fan hanno alimentato i rumors, hanno condiviso le notizie, hanno commentato le foto, hanno contribuito a creare un'atmosfera di eccitazione e di suspense che ha reso la vicenda di Burak e Neslihan ancora più avvincente. Ma i fan sono anche le prime vittime di questa manipolazione. Sono loro a sentirsi traditi e delusi quando scoprono che la storia a cui avevano creduto era solo una finzione. Ed è proprio per questo che è così importante essere critici e consapevoli di ciò che vediamo online. Non dobbiamo lasciarci trascinare dall'entusiasmo e dalla curiosità, ma dobbiamo sempre cercare di capire cosa c'è dietro le apparenze. Dobbiamo chiederci chi beneficia di questa storia, quali sono gli interessi in gioco e se la verità che ci viene presentata è davvero completa e onesta. La vicenda di Burak e Neslihan è un esempio perfetto di come i social media possono essere utilizzati per manipolare le emozioni e le percezioni delle persone. Ma è anche un esempio di come possiamo difenderci da questa manipolazione, sviluppando un pensiero critico e una maggiore consapevolezza. Quindi, la prossima volta che vi imbatterete in una storia che sembra troppo bella per essere vera, fermatevi un attimo a riflettere. Chiedetevi se ci sono dei segnali di allarme, se ci sono delle incongruenze, se ci sono degli interessi nascosti. E soprattutto, non abbiate paura di dubitare e di mettere in discussione ciò che vi viene detto. Perché la verità, spesso, è molto più complessa e sfumata di quanto sembri. E solo attraverso un'analisi attenta e critica possiamo sperare di avvicinarci ad essa. Spero che questo approfondimento vi abbia fornito una prospettiva ancora più completa sulla vicenda di Burak e Neslihan. E spero che vi abbia aiutato a capire quanto sia importante essere consapevoli e critici nel mondo dei social media. Grazie ancora per aver guardato il video fino alla fine. Non dimenticate di lasciare un commento qui sotto con le vostre opinioni e le vostre esperienze. E se vi è piaciuto, mettete un mi piace e condividetelo con i vostri amici. Alla prossima! Ciao!